Udinese-Inter 1-2. Cosa abbiamo imparato? Quali lezioni ci portiamo a casa da questa partita? Il giorno dopo Udinese-Inter, quindi più a freddo, dopo aver rivisto praticamente tutto il match, ci siamo confrontati all'interno della redazione di Passione Inter, all'interno del nostro club, e ho deciso di portarvi oggi qui alcune mie considerazioni personali su cosa abbiamo visto e soprattutto su quali indicazioni possiamo trarre da questa partita, da questa importantissima trasferta vinta sul campo dell'Udinese, in vista innanzitutto del finale di stagione, delle ultime 4 partite tra Coppa Italia, la finale contro la Juventus e le 3 di campionato, e soprattutto poi del prossimo futuro. Quindi innanzitutto ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, amiche e amici interisti. Questo nuovo episodio dove voglio innanzitutto ringraziarvi perché anche durante Udinese Inter, come ormai da 2 anni a questa parte, settimana dopo settimana, siamo la diretta più seguita in Italia per le partite dell'Inter. Siamo stati tantissimi anche in Udinese Inter, quindi vi ringrazio veramente per il grande sostegno che ci state dando partita dopo partita. Ma parliamo di questa gara appunto e di che cosa è successo in Udinese Inter. Vi svelo innanzitutto un piccolo retroscena personale, nel senso che io voglio essere assolutamente sincero, andrò molto a braccio e andrò molto anche sul personale all'interno di questo episodio di oggi. Vi dico che ho vissuto Udinese Inter con un sentimento un po' contrastante e mi spiego. La vittoria del Milan proprio prima della nostra partita, inevitabilmente mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca e la sensazione di una corsa a scudetto complicatissima. Ammetto di aver provato questa sensazione, perché non che mi aspettassi una Fiorentina che potesse far risultato a San Siro. Sinceramente avevo visto la Fiorentina, ho visto quasi tutte le partite della Fiorentina nell'ultimo periodo ed era nettamente in calo, però arrivati a quel punto della partita confidavo, ecco, in un possibile pareggio, comunque in un mezzo passo falso da parte del Milan. Invece è arrivato un altro regalo che ha portato alla vittoria del Milan. Non che il Milan non abbia meritato, perché per me il Milan ha meritato di vincere la partita, però anche noi avremmo meritato di vincere tante altre partite che poi non siamo riusciti a portare a casa. Invece nelle ultime 2 gare abbiamo visto questi regali tra Terracciano e Acerbi che hanno permesso al Milan di portarla a casa, e quindi questo mi ha lasciato un po' così. Poi però inizia Udinese-Inter e ovviamente subentra anche la tensione per la nostra partita, una partita che l'Inter per l'ennesima volta approccia molto bene, e la prima lezione molto importante secondo me da sottolineare in questa partita è proprio questa, secondo me, ovvero l'Inter di fatto dalla partita vinta contro la Juventus in poi ha sempre segnato nei primi tempi, ha sempre sbloccato la partita quasi subito. È successo con la Juve appunto, poi col Verona, con lo Spezia, con il Milan in Coppa Italia, con la Roma, il Bologna, l'Udinese, quindi praticamente sempre. Bologna purtroppo è il pesantissimo neo dove non siamo riusciti poi a gestire il risultato, soprattutto a raddoppiare, nonostante avessimo creato poi tante occasioni da gol. Comunque, dopo che Inzaghi stesso aveva parlato proprio della necessità di migliorare l'approccio alle partite, si è visto nettamente, secondo me, un prima e un dopo Juventus-Inter di campionato. Un dettaglio molto importante, perché se ripensiamo invece al periodo di febbraio-marzo in cui siamo andati in netta difficoltà, avevamo perso tutte le certezze e soprattutto in 4 partite consecutive non avevamo nemmeno segnato. Quindi non era banale come passaggio e lo abbiamo fatto. Identificato il problema degli approcci sbagliati, quindi c'è stato evidentemente un lavoro specifico e si è trovata una soluzione che sta dando i suoi frutti. Questo secondo me quindi segna un altro passo in avanti importante che abbiamo fatto e riduce sempre di più i mesi di febbraio e marzo ad un bruttissimo blackout che possiamo isolare all'interno della stagione, almeno dal mio punto di vista. Per me l'Inter non è quella lì, e probabilmente ecco lo sta dimostrando anche in questo momento. Detto che comunque i postumi di quel periodo li stiamo ancora manifestando adesso, si manifestano come traumi quando subiamo gol, soprattutto visto che anche in partite che dominiamo, comunque se abbassiamo leggermente il livello della tensione andiamo in difficoltà. Se abbassiamo anche un po' il ritmo, ecco, non stiamo gestendo benissimo queste situazioni. Uno step in avanti quindi è stato fatto, adesso bisogna completare il disegno per dimostrare che siamo cresciuti del tutto e che abbiamo appreso tutte le lezioni. Il completamento di questo processo quindi per me passa però anche dall'assunzione di responsabilità da parte dei calciatori, e ne parleremo anche tra poco. Prima però voglio raccontarvi anche un altro piccolo retroscena parlando dei singoli, e per me è un segnale importante. Me l'ha girato un amico, Fausto, che saluto direttamente dallo stadio. Mi ha raccontato che Gosens, lo sappiamo, è stato raccontato anche per vie traverse, sta scalpitando molto. Lui chiaramente vorrebbe giocare, vorrebbe avere più spazio, stava per entrare al posto di un Perisic spremuto e che ha dato ancora una volta tutto nel finale della gara, poi però si fa male Barella
e Inzaghi richiama Gosens, cambia la sostituzione ed entra Vesino al posto di Barella. La prima cosa che fa Gosens quando viene richiamato però non è borbottare, lamentarsi, sbracciare, fare mosse diciamo che potevano far trasparire della tensione, no, ma si gira ad incoraggiare tantissimo Vesino che stava per entrare al suo posto e poi si mette a bordo campo a sostenere la squadra. Può sembrare una cosa molto banale, però secondo me è un bel segnale, soprattutto perché poi mi sono andato a riascoltare, visto che ero in diretta, non le ho potute ascoltare live, le dichiarazioni post partita dei protagonisti della partita di ieri e per me questo gesto di Gosens assume un peso ancora superiore quando poi ascolto Lautaro Martinez che dice una cosa del tipo dobbiamo essere più squadra, dobbiamo essere fratelli e vincere sempre. Questo è stato un passaggio dell'intervista rilasciata ai canali interisti di Lautaro Martinez, una dichiarazione sul dobbiamo essere più squadra che mi ha un po' sorpreso. Io spero di aver frainteso un po' il significato. Tornando però alla partita, una terza lezione che secondo me possiamo portarci a casa da questo Udinese Inter è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte in realtà, qui su Passione Inter, ma non solo. C'è un problema evidente con i rigoristi, va assolutamente risolto quanto prima e bisognerà lavorarci anche in ottica prossima stagione. Lautaro questa volta è stato un po' fortunato sul calcio di rigore che ha colpito il palo, poi Silvestri, quindi ha permesso a Lautaro di battere a rete per il gol del 2-0. Gli errori dal dischetto però cominciano ad essere tanti. Cialanoglu è stato più freddo, ma anche lui non è stato infallibile. Io sinceramente, vista la stagione mostruosa che sta facendo a livello di leadership, punterei ad occhi chiusi su Ivan Perisic a questo punto da qui alla fine. Tra l'altro non so se ci avete fatto caso, ma mi sembra che proprio prima della battuta del rigore da parte di Lautaro Martinez, Perisic e Lautaro si sono fatti qualche gesto, qualche cenno come a decidere tra di loro chi debba battere. Questo, l'ho detto tante volte, è una cosa che a me non piace tantissimo e secondo me non va bene. Per me bisognerebbe decidere chi è il rigorista, si decide, c'è un rigore, lo batte lui, stop, senza possibilità di carta forbici sasso e quant'altro. Poi, in vista della prossima stagione, andrà individuato magari anche dal mercato, se in rosa non ci sono giocatori che convincono abbastanza, il rigorista, perché è troppo importante. Questa stagione lo stiamo vedendo, si giocherà sul filo del punto, i dettagli sono assolutamente fondamentali e quando molti danno la colpa dello svantaggio sul Milan all'errore di Radu contro il Bologna, ecco, secondo me l'errore di Radu per esempio non pesa così tanto più di rigori sbagliati per esempio nel derby di campionato oppure nella gara contro l'Atalanta o anche semplicemente dei gol che sono stati sbagliati sotto porta, soprattutto dai nostri attaccanti. E ci metto tutti quanti, nessuno escluso, perché dopo la gara con l'Udinese si sta parlando molto dell'errore di Correa, di cui vi parlo tra pochissimo. Nel club stamattina, all'interno della community del club di Passione Inter, ci siamo confrontati e c'è stato un dibattito molto molto interessante su questo tema. Credo che siamo tutti d'accordo nel dire che i numeri un po' mentono, nel senso che il fatto che l'Inter sia il miglior attacco e la miglior difesa con una differenza reti di più 45 che è enormemente più alta rispetto alle altre avversarie, secondo me dà la dimensione di un valore espresso dall'Inter che si è dimostrata squadra più forte anche rispetto alle rivali. Però credo che stia nascondendo sotto al tappeto il problema di un attacco non cinico, di cui abbiamo parlato tantissime volte. Le gare contro il Milan in Coppa Italia, soprattutto la partita contro la Roma, forse ci avevano un po' ingannato. A me in primis mi ero convinto che questa Inter fosse tornata o comunque fosse diventata finalmente cinica, invece anche contro l'Udinese abbiamo rivisto qualche problemino da questo punto di vista, cioè creiamo tantissime occasioni, ne convertiamo in gol meno di quelle che dovremmo convertire per essere più tranquilli e per portare a casa i risultati in maniera più tranquilla. Un esempio, l'errore di Dzeko, ragazzi, è da mani nei capelli sotto porta, ma anche il rigore che poi si conquista probabilmente poteva calciare e far gol prima di subire il fallo da rigore. Però ecco, soprattutto dicevamo l'errore di Correa che serve un Vidal in netto fuorigioco, è un errore di distrazione troppo grave che ad un giocatore appena entrato e con le aspettative che noi riversiamo nei confronti di Correa non si può accettare, soprattutto per un giocatore della sua qualità tecnica. Questo mi conduce anche ad un'altra riflessione, ovvero che il contributo delle alternative ai titolari, secondo me, tutto sommato è buono, soprattutto quando partono dall'inizio e quando la squadra approccia bene la partita. Un esempio, Gagliardini per me ha fatto bene in questa gara contro l'Udinese, Di Marco il suo lo fa, fatico invece ancora a capire il perché di tante difficoltà che spesso incontrano calciatori che subentrano dalla panchina e su questo il mister io credo che possa farci poco, cioè se chi entra sbaglia all'approccio il mister può avere delle responsabilità se sbaglia i momenti
momenti dei cambi, ma bisogna tirare un po' le orecchie ogni tanto anche ai singoli, cioè anche i calciatori devono prendersi una responsabilità maggiore, come dicevamo prima. Visto che ho parlato dei singoli, prima di andare verso la chiusura vorrei sottolineare anche la partita di Samir Handanovic, di cui secondo me non si sta parlando abbastanza nel post Udinese-Inter. Lo sapete, io sono stato spesso critico nei confronti di Handanovic, però sono onesto e contro l'Udinese secondo me ha fatto una grande prova. Mi ha dato proprio una sensazione di sicurezza e anche di leadership, e questo non credo sia solo dovuto al fatto che in settimana Radu ha sbagliato contro il Bologna, ma ho visto un Handanovic più bravo, più reattivo anche nelle uscite, oltre che tra i pali. Sul gol preso è stato anche un po' sfortunato dopo aver fatto una grandissima parata. Bella partita secondo me quella del capitano, e così come sottolineiamo gli errori credo sia giusto sottolineare anche quando fa una buona prestazione. Meno bene sicuramente l'arbitro Chiffi, che ad un certo punto della live mi ha fatto veramente arrabbiare tantissimo, e si sono scatenati tanti commenti durante la diretta di Passione Inter. Un arbitraggio che francamente fatico a dare, anche il voto lo darei molto molto basso, ecco. Per fortuna che c'è il VAR, perché altrimenti Chiffi avrebbe sbagliato clamorosamente 2 episodi, tra il rigore prima non dato a Dzeko e poi il gol annullato a Lautaro Martinez, 2 episodi in cui aveva la visuale liberissima, poteva vedere tranquillamente ed era riuscito a sbagliarli. In più non capisco come quello che è stato il metro di giudizio in alcuni episodi, soprattutto per esempio come si fa a non ammonire Pereira che va addosso ad Handanovic, soprattutto lo colpisce in una zona in cui avevamo visto che Handanovic aveva avuto problemi fisici, va diretto addosso al portiere, il giallo da regolamento sarebbe automatico, non scatta, e Pereira poi sarebbe stato espulso, visto che dopo è stato anche ammonito. Comunque tante decisioni sbagliate, secondo me un arbitro che ha fatto incattivire una partita in cui l'Udinese ha giocato alla morte, giustamente, perché ci aspettiamo che tutti diano tutto fino all'ultimo, e un Udinese che anche molto ruvida, ma lo sapevamo, le caratteristiche di questa squadra sono queste, ci ha fatto capire comunque che in questo finale di stagione può succedere veramente di tutto. Questa secondo me è un'altra lezione che possiamo portare a casa da questa partita, o almeno non so per il Milan, però contro di noi stiamo vedendo che tutti quanti danno il 200% e dovremmo prestare oggettivamente attenzione a tutti quanti, anche se forse l'ostacolo più grande lo abbiamo superato, la trasferta di Udine forse era l'ostacolo più pericoloso. Attenzione magari, ecco, al fatto che contro il Cagliari in lotta salvezza si giocherà dopo la finale di Coppa Italia, bisognerà vedere anche quali saranno gli effetti e gli strascichi di questa Coppa Italia. Per cui io chiudo con una considerazione finale, prima di ritrovarci poi in diretta come ogni giorno alle 19:30 per approfondire ulteriormente, rispondere ai vostri commenti e alle vostre domande. So che è dura, so che è durissima per lo scudetto, perché il Milan dopo la sconfitta contro di noi in Coppa Italia pensavamo potesse diciamo subire un po' il contraccolpo, anche se il finale in crescendo aveva dato coraggio a loro e forse aveva dato una spinta aggiuntiva che li ha aiutati a vincere 2 partite contro 2 squadre che sono in lotta per i primi 6 posti di questo campionato. Ad oggi, in questo momento, la sconfitta contro il Bologna da parte dell'Inter è una sconfitta pesantissima e che purtroppo rischia di essere anche decisiva, però non è detta assolutamente l'ultima parola. Se non concedono altri regali, ecco, il Milan sicuramente ha sulla strada verso lo scudetto 3 avversari tosti, perché Verona, Atalanta e Sassuolo, nonostante i vari momenti differenti che stanno vivendo, sono squadre dalle qualità tecniche comunque importanti sicuramente. Per cui noi da parte nostra, ragazzi, dobbiamo fare solo una cosa, ovvero fare il nostro per rimanere lì, e soprattutto nel caso in cui non dovessimo vincere dobbiamo assolutamente ridurre al minimo il più possibile gli eventuali rimpianti, che comunque però sono tanti. Adesso c'è l'Empoli venerdì, il Milan giocherà poi domenica, avremo 5 giorni per preparare la finale di Coppa Italia, poi ci sarà la trasferta insidiosa col Cagliari, dicevamo col Cagliari che sta cambiando e ha cambiato anzi allenatore. Proviamoci, ragazzi, dobbiamo assolutamente provarci. I milanisti li vedo molto molto sicuri, anche ieri in diretta, anziché festeggiare la loro vittoria sulla Fiorentina, ho visto tanti milanisti che sono venuti ad infastidire noi nella nostra diretta. Io a parti invertite sinceramente non sarei stato così poco scaramantico, però vediamo che succede e proviamoci. Intanto e chiudo veramente, al di là del discorso scudetto, stiamo imparando tante cose anche in ottica futura, secondo me, come per esempio credo che Inzaghi stia mostrando all'interno soprattutto di questo finale di stagione dei segnali di crescita a livello personale che sono importanti in vista del prossimo futuro. Abbiamo capito che c'è bisogno assolutamente di inserire un attaccante dal gol facile, soprattutto probabilmente di un innesto forte lì in mezzo al campo,
e soprattutto secondo me abbiamo bisogno di giocatori dal grande carattere, perché servono giocatori più che fenomeni dal punto di vista tecnico, che comunque sarebbero ovviamente ben graditi, servono giocatori che spaccano il pallone, che si mangiano il campo letteralmente, giocatori anche in cerca di rilancio magari, però questo secondo me è lo spirito anche che fa parte del DNA interista e con il quale, attorno al quale dobbiamo costruire la prossima stagione. Non è un caso probabilmente che quest'anno i giocatori che metto in copertina per questa stagione dell'Inter sono sicuramente Perisic e poi a seguire forse Brozovic e Skriniar, giocatori che hanno questa caratteristica qua, a parte qualche passaggio magari di Brozovic che abbiamo spesso commentato. Questa comunque sarà la chiave da tenere a mente. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, è chiaro che una seconda stella sul petto darebbe una spinta ulteriore anche a tanti altri e dobbiamo assolutamente crederci. Ditemi se ci credete voi, se siete d'accordo con la mia analisi, con tutta la mia considerazione che ho fatto dopo questa partita. Volevo condividere con voi queste mie sensazioni, sono molto personali, mi sono preso questo spazio di Passione Inter per raccontarvi un po' di miei pensieri che mi frullano in testa. Vi ricordo come ultima cosa che saremo live come ogni lunedì alle 22 all'interno del club di Passione Inter, quindi vi invito come sempre ad entrare a far parte del nostro club di Passione Inter, siamo sempre di più interisti da tutto il mondo con cui ci divertiamo molto, al di là di tutto quello che avviene in diretta, c'è una community molto molto bella che sta crescendo su passioneinter.club, fateci un salto, vi aspetto e vi ricordo, se mi avete seguito fino a questo punto, fatemelo sapere nei commenti utilizzando l'emoji, facciamo del trofeo della Coppa, visto che abbiamo parlato ancora ovviamente di scudetto.